Giulio? Tu facevi il DJ da bambino? No, non facevo il DJ. Allora, io facevo il DJ a Radio Marte e facevo anche lo speaker, la voce fuori campo, mi chiamavo Fritz. Sì, perché era di Napoli e io facevo con l'accento romano, però ricordo l'odore di quei dischi in questa distesa di vinili e due SL 1200 di prima versione, che erano dei piatti da DJ, erano piatti da radio, erano piatti fatti per il professionale. Adesso non è più così. Sì, perché io che non facevo il DJ avevo l'SL 2000. Sì. Che mi sembrava l'oggetto più bello del mondo essenzialmente perché aveva lo stroboscopio. Esatto, che anche qui c'è. Sì, anche qui c'è. E adesso che fosse il giradischi più bello del mondo ci sono forti dubbi. Sì. Direi che non era il giradischi più bello del mondo, anzi forse non era bello affatto, però a me piaceva tanto. Questo qui, insomma, è molto più evocativo. Però guardami in camera, è bello. È molto più evocativo, è molto più coinvolgente ed emozionante. Comunque, vabbè, tutto questo per dire che Technics ci ha mandato questo nuovo SL 1210G, dove il 10 significa black, perché 1200 senza il 10 significa silver, ma questa è una tradizione dei giradischi Technics, che è una recente rivisitazione di un modello che già c'era già sul mercato da qualche anno e che è stato ulteriormente perfezionato in termini di essenzialmente controllo e stabilità della velocità. E noi ci siamo fatti molto male, cari followers, Madonna, perché ci siamo fatti il problema della puntina, visto e considerato che viene fornito senza puntina e non si sa qual è il peso della canna, quindi del non braccio, si sa del braccio, quindi non si sa esattamente qual è la frequenza di risonanza. Poi lo spieghiamo adesso. Poi lo spieghiamo. Ci siamo complicati la vita utilizzando due testine, una MM e una MC della Ortofon. Perché della Ortofon, Giulio? No, perché? Dillo tu. Perché lo dico io perché? Perché la Ortofon storicamente è l'azienda che più di qualsiasi altra ha equipaggiato i Technics. Ricordiamoci la famosa Concorde che ora è in varie versioni, che è la classica puntina da DJ, quella con il corpo affusolato che esatto, ricordava vagamente la fusoliera dell'omonimo aeroplano. E quindi abbiamo scelto queste due testine perché fanno parte di tutta una serie di scelte che si possono fare per equipaggiare modelli diversi. Bene, allora andiamo così approfondiamo il tutto. Ciao, a tra poco. Piccola premessa di natura tecnica. Vai. A passo, ma neanche troppo. Neanche troppo, sì. Magari molti di voi già lo sanno, però forse qualcuno non lo sa. Quando si acquista un giradischi di fascia alta, come è questo perché Technics, supera i 4.000 supera euro, i 4.000 euro, esattamente. agilmente, tendenzialmente il giradischi viene venduto sprovvisto di testina e quindi la testina è qualcosa che va scelta. Naturalmente questo non è una questione di andare a risparmio da parte del costruttore, semplicemente si tende a lasciare libera scelta all'acquirente, che si presuppone essere un acquirente dotato di un bagaglio tecnico che gli permetta di fare una scelta oculata, di appunto poter spaziare nell'ambito delle testine che vuole. Le due grandi categorizzazioni sono magnete mobile, bobina mobile, che richiedono, visto che hanno una tensione d'uscita molto differente, dei preamplificatori fono di caratteristiche differenti, quindi un preamplificatore fono compatibile MM o compatibile MC. Noi nella fattispecie abbiamo utilizzato per questa prova un Lehman, che è questo che vedete qui sotto, di cui adesso state vedendo un dettaglio in sovraimpressione, Black Cube SE2, che è un Lehman di fascia alta che permette l'interfacciamento sia con le MM sia con le MC, nonché la possibilità di adeguare i parametri elettrici in modo tale da ottimizzare la testina con il prefono, quindi una serie di regolazioni. È importante però sapere che
non è soltanto un problema di natura elettrica, ma è un problema anche di natura meccanica, cioè non tutte le testine sono adatte a tutti i bracci. Va fatta una scelta oculata che va a interessare un parametro che è la frequenza di risonanza del gruppo braccio-testina, cioè va calcolato peso del braccio, peso della testina e cedevolezza della testina, in modo tale che la frequenza di risonanza dell'insieme cada in un determinato intervallo che in qualche modo non è nocivo nell'ambito dell'ascolto che si fa di un disco in vinile. Quindi la scelta va fatta a monte con la consapevolezza della compatibilità elettrica e meccanica. Perfetto, e non è detto che, siccome c'è comunque la compatibilità meccanica della puntina, del pick-up, sì, perché in ogni caso riesci a montarla, ma non è detto che quella compatibilità meccanica sia poi una compatibilità meccanica di interfacciamento tra le caratteristiche della puntina e quelle del braccio. Detto in altri termini, qualsiasi testina la montate su qualsiasi giradischi, non è detto che lavorerà al meglio. Per poter lavorare al meglio bisogna fare una sorta di indagine preliminare per capire se c'è compatibilità. E questo poi lo potrete leggere in un articolo che faremo sul sito, dove con un po' più di spazio e utilizzando il testo scritto riteniamo di poter appunto raccontare meglio. E approfondire. E perché vi abbiamo fatto tutto questo pistolotto che vi è sembrato noioso, ma che noioso non è, che fareste bene a riascoltare se avete saltato qualche minuto? Perché un giradischi di questo livello ha bisogno del miglior interfacciamento possibile con la puntina. Non è che siccome spendete 4.500 euro per il giradischi e 1.000-1.500 per la puntina vi siete assicurati il suono. Tutt'altro dovete... Possiamo fare un'analogia di tipo automobilistico. Una macchina prestante e dei pneumatici prestanti non è detto che si accoppino alla perfezione soltanto perché sono prestanti. Ci deve essere il giudizio di un esperto che dice sì, ok, effettivamente c'è compatibilità fra questa vettura e questi pneumatici. Esatto. Allora, 1210G nero, il 10 sta per nero, è la classica configurazione dell'SL 1200, quindi sì, piatto con stroboscopio, start e stop rapidissimo, lo facciamo vedere, lo vedremo, pitch control, quindi controllo di tono, esatto, come lo chiamano, sì, loro, con tasto 2x, quindi vuol dire che raddoppia la possibilità di escursione in ambito di velocità in più e in meno. In più e meno, lampadina classica che serviva quando al buio tu cambiavi il disco e non vedevi nulla, e ancora oggi può succedere in discoteca per chi usa i piatti. Il braccio è un'altra delle novità di questo G, perché vai Giulio. È un braccio con canna AS in magnesio, sì, una ricchissima dotazione di cuscinetti molto sofisticati che servono a gestire l'articolazione sul piano orizzontale e sul piano verticale. Che funzionano benissimo. Funzionano benissimo, devo dire, è un braccio di pregevolissima fattura, e c'è la possibilità di gestire anche l'angolo di tracciamento verticale, quindi c'è una sorta di collare che permette di fargli fare su e giù in modo tale da avere sempre l'orizzontalità o comunque la gestione dell'angolo rispetto al fonorivelatore che si usa, che non è detto che abbiano tutti la stessa altezza. Quindi dal punto di vista delle dotazioni è un giradischi che va a soddisfare tanto il DJ quanto l'audiofilo, e questa è una cosa interessante perché Technics, questo lo abbiamo letto su diverse dichiarazioni degli ingegneri di Technics, ha voluto, dopo una pausa di qualche anno, ritornare sulla progettazione di questo super classico, declinandolo un po' alla maniera audiofila per venire incontro alle esigenze del mercato audiophile. Quindi sicuramente resta la robustezza, la velocità, la proverbiale granitica affidabilità di questo giradischi, ma sono andati a intervenire ad esempio con un sistema ancor più sofisticato di motore e elemento di controllo della velocità, proprio per la massima precisione di rotazione, di costanza di rotazione
di questo giradischi. Non solo, anche sul telaio, che è un telaio, poi lo vedremo nello sventramento, che unisce ben 4 diversi materiali in modo tale da avere rigidità, assenza di vibrazioni, isolamento e smorzamento delle vibrazioni, un lavoro veramente complesso che ha portato a dei risultati eccellenti. Ma infatti, se posso dire due cose, Julius, la prima è, mi ricordo bene quando Panasonic, perché Technics è di Panasonic, è una sussidiaria di Panasonic, esatto, annunciò che smetteva la produzione del 1200 e io pensai, ma si danno la zappa sui piedi, perché è il prodotto principe della linea Hi-Fi. Poi annunciarono l'uscita dei nuovi modelli e quindi io mi dissi fra me e me, beh, finalmente ci siamo. Ovviamente per me che appunto non ho avuto questa esperienza da DJ, questo reparto qui, cioè la gestione, la regolazione della velocità, mi fa un effetto abbastanza strano. È anche vero che qui c'è un simpatico bottoncino reset, che è una sorta di scavalco, di override del sistema di regolazione della velocità, e a quel punto la velocità è graniticamente inchiodata su 33 e un terzo e 45, e quindi questo, diciamo, problemi in tal senso non ve ne sono. Oh, alziamo perché sta finendo. Allora, quindi lo abbiamo detto all'inizio, ci siamo dati un'ulteriore difficoltà perché abbiamo due testine. Due testine, una testina MC, che è la Quintet Black S, e una testina MM, che è la 2M Black 250 Ludwig van Beethoven, che è una testina celebrativa del 250esimo del noto musicista. Interessante notare che questo braccio è dotato di attacco per lo shell portatestina, e il che è vero che è un po' leggermente passato di moda, nel senso che nei giradischi di fascia iper alta o alta lo shell portatestina è integrato. Perché è integrato? Perché questo è un elemento di discontinuità del gruppo canna e portatestina, quindi c'è un sistema, c'è un collare, c'è una vite, sono tutti elementi che possono vibrare, risuonare, generare qualche grattacapo. Il fatto di avere tutto in un'unica fusione risolve alla radice questo problema. Però il grandissimo vantaggio è che per fare una prova di ascolto di questo genere, togli la testina, metti la testina, è fantastico, cioè il tutto si riduce alla regolazione del peso, del VTA un pochino, adeguare le caratteristiche di carico elettrico sul preamplificatore fono, ma sono tutte quante operazioni che si fanno in qualche minuto, mentre invece in un giradischi con il portatestina integrato smonta tutto, rimonta tutto, se ne passa magari un'ora, un'ora e mezza tra una testina e l'altra, e certo il confronto lo devi fare a memoria, qui è veramente quasi immediato. E l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto, ci siamo molto divertiti e i risultati, poi ve li diciamo nella parte relativa all'ascolto, sono stati molto interessanti e per certi versi sorprendenti. Per quanto mi riguarda sono stati abbastanza sorprendenti. Sì, va bene, comunque queste due poi linee di testine che partono dalla Red, che è la più economica, per arrivare alla Black, che è più costosa, poi sia in declinazione MM che MC si possono adattare a diversi modelli di 1200. Perché c'è il 1200 economico intorno ai 1500 euro, poi ce n'è uno un po' più costoso, poi c'è questo che costa tanto, e quindi ovviamente l'esborso economico per la testina va di pari passo col giradischi. E una cosa volevo dire, questo modello qui di giradischi non è il modello top dell'offerta Technics, perché poi c'è un altro modello, il 1000, esatto. Quello siamo andati a montare un secondo braccio. Short, siamo andati a montare un secondo braccio, uno SMAC quinto. Sì, esatto. Sì, su una vabbè, la testina non me la ricordo. Se non ricordo male era una ZYX. Forse era una ZX, sì, forse era una ZYX. Bellissimo. Bellissimo giradischi, e quello però è indirizzato a un tipo di mercato ancora più di nicchia, ancora più ristretto, perché quello è proprio il giradischi
orientato all'audiofilo puro. Sì. Questo è ancora con un piede di qua e un piede di là, se Anche vogliamo. se parecchie delle soluzioni che abbiamo visto lì io le ho ritrovate in questo. Sono mutuate da questo, perché questo, come vi dicevamo prima, è un modello che beneficia di alcune innovazioni tecniche che sono state introdotte su quella fascia top di Technis, ad esempio il sistema di controllo di velocità e il sistema del motore, fondamentalmente questo motore che loro chiamano coreless, tra l'altro con un sofisticatissimo sistema di albero autolubrificante con tanti dettagli. Che vedremo nello sventramento, che sono pronto. Sì, e viene da quel modello di fascia top. Perfetto, andiamo allo sventramento? Andiamo a smontare? Via! A tra poco. Caro Giulio, sono particolarmente contento e schillato. Schillato? Perché sei schillato? Te lo dico io, perché questo è un 1210G della Technics. Sì. Ok? E io quando ero piccolino e facevo il DJ in radio, a Radio Marte, a Napoli, poi nel tempo libero, se di tempo libero si può parlare, facevo le riparazioni proprio dei 1200, quelli vecchi. Quindi, oggetto caro al DJ. Esatto, io so più o meno come si smonta, qui mi trovo abbastanza a casa mia. Allora, però questo è profondamente diverso, infatti smontandolo ho trovato parecchie cose in più. Okay. Ecco, allora, primo coperchio. Ok, che abbiamo già, come dire, liberato dalle viti. Certo, non è che ve lo danno così, svitato, ecco. Questo è un coperchio in gomma. Gomma dura, materiale antilesionante, pesantissimo. Mostriamolo anche dall'altro lato. Ok, perfetto. Okay. E lo appoggiamo. Poi questo è un ulteriore, aspettate che mi metto gli occhiali per non fare danni, un ulteriore controtelaio in... È un materiale plastico che si chiama BMC. BMC pesantissimo, anche questo non lo giro perché ci ho lasciato le viti dentro. Ok. E lo mettiamo qua. E poi qui dentro c'è... Arriviamo finalmente al giradischi vero e proprio. Visto sotto sopra. Questo è uno stampo, scusate, uno stampo in alluminio. Presso fusione, pesantissimo, spessissimo. Guardate. Quindi qua. Fusione in stampo con il metallo a pressione. Benissimo. Presso fusione. Benissimo, bravo Giulis. Questa è la torretta del braccio, ok, che non abbiamo svitato perché è del tutto inutile, c'erano solo le viti che collegavano. Io sto dettagliando lo spessore da dove escono i cavi per far vedere lo spessore qui esattamente dell'alluminio, che insomma è consistente, tant'è che questo giradischi è molto molto pesante. Sì, estremamente pesante. Alimentatore, perché questo c'ha la vaschetta IEC. Ok, sì. Questa è la parte di sotto del motore. Ok, motore che stiamo ragionando di un motore ovviamente a trazione diretta, ed è un motore, come del resto recita molto bene il sito che vedete qui sullo sfondo, è un motore privo di nucleo in ferro. Esatto. Bravo, molto preparato. Poi questa è la torretta dello stroboscopio. Ok. Questa è stroboscopio che c'era anche sul mio SL2000 di quando ero piccolo, di cui andavo orgogliosissimo. Passavo i pomeriggi a guardare lo stroboscopio. Ecco. Io diciamo normalmente facevo un'altra cosa i pomeriggi, ma ognuno trascorreva i pomeriggi come voleva. Giusto. Dunque questa è la torretta di illuminazione. Sì. Eccola qua, che meccanicamente viene fuori e che io trovo comodissima perché serve a posizionare meglio la puntina, a vedere che poi ovviamente ha una ragion d'essere soprattutto per i DJ. Va bene, questo è lo slider del controllo della velocità che vediamo da sotto. Ok. E questa è tutta la parte di elettronica di controllo, che è estremamente sofisticata perché fa un check della velocità del motore nel dominio digitale. Esatto. Quindi lo fa nel modo più preciso possibile. Una cosa, caro Julius, di cui ci siamo dimenticati è far vedere i piedini. I piedini? Perché i piedini peseranno 3 etti se non 4 etti l'uno. Sì. Sono pesantissimi, vanno nella
prima parte del basamento, quello in gomma, Sì. e sono dei piedini smorzanti, facciamoli vedere. Ok. Realizzati benissimo, veramente bene. Adesso lo richiudiamo, Sì, ok? E lo giriamo e facciamo vedere le particolarità dall'altra parte. a tra poco. Ok? La cosa che più mi ha colpito di questo giradischi, mettendolo dalla faccia giusta, è questo ingresso USB update, perché ovviamente nei 1200 tradizionali, quelli a cui io faccio riferimento, non esisteva assolutamente. A che serve? E questo serve per fare l'aggiornamento del film, caro Giulio, che si scarica dal sito e poi con una pennetta lo metti e fa l'update. C'è un LED service qui, eccolo qua, non si vede perché ovviamente è spento, Sì. ma c'è il LED, ecco, Sì. dovrebbe essere adesso Sì, visibile. sì, sì. E quello serve per vedere quando l'update è stato terminato. Oh, questi altri regolazioni qui, che cosa sono? Vai, hai studiato anche tu, vai. Allora, ti qui lascio- è possibile tenere questo interruttore che vedete inizialmente sulla posizione A, automatico, oppure agire manualmente per la regolazione fine della coppia di arresto e della coppia di avvio, cioè regolare quanto tempo ci mette il giradischi ad andare alla velocità di rotazione giusta e quanto tempo ci mette a fermarsi. Quindi questo sostanzialmente è un sistema di regolazione della velocità di avvio e di arresto. Interessante. Il motore. Dettaglio del motore. Dunque, qua il motore vedete che evidentemente parliamo di un trazione diretta, non abbiamo smontato più di tanto, però comunque quelli che vedete sotto sono gli avvolgimenti dello statore. Sopra sul piatto rotante, quelli in rame, poi sul piatto rotante invece, questo che gira, nella faccia non visibile da questo lato ci sono i magneti. Quindi il sistema sostanzialmente si basa su uno statore che fa, diciamo, è vincolato al telaio fisso in alluminio e poi c'è il rotore con i magneti. Poi c'è un sofisticato sistema di rilevazione della posizione del rotore e di regolazione della velocità, quindi un sistema dotato di un feedback quasi istantaneo che serve a gestire la regolazione della velocità. Facciamo vedere il braccio in magnesio. E questa è una delle caratteristiche che differenziano molto questa versione G rispetto alle versioni più economiche. Dunque, Canna nera, il sistema di articolazione, eccolo qua, lo vedete, è dotato di cuscinetti di pregevole fattura sul piano orizzontale e sul piano verticale. Eccolo qua. Dopodiché la canna è in magnesio, come abbiamo detto, è un braccio con la canna, evidentemente lo si vede chiaramente, a J, direi, o una S, forse una S. Sì. È una S, e una cosa diciamo un po' passata di moda effettivamente, perché adesso siamo tanto abituati a vedere la canna dritta, però insomma è un super classico della struttura dei bracci. Lo shell portatestina non è integrato, ma c'è il classico attacco Esatto. che permette la sostituzione rapida della testina una volta che questa è già E questo montata è sullo lo shell che poi Shell utilizzeremo che, per montare. esatto, eccolo qui, adesso è nella sua apposita bustina. Il braccio è dotato di tutte le classiche regolazioni, quindi a parte l'alzabraccio, qui abbiamo l'anti-skating evidentemente, e poi c'è un sistema abbastanza sofisticato della regolazione del VTA, cioè del Vertical Tracking Angle, che tradotto poi in altri termini è una sorta di collare a vite che serve ad alzare la parte dell'articolazione del braccio E in poi modo tale si da esatto, e poi si blocca in modo tale da gestire la eventualità di avere fonorivelatori di altezza differente per avere il giusto angolo di tracciamento sul piano verticale dello stilo. E permettimi anche, Giulio, vinili di spessore diverso. Vinili di spessore diverso, certamente, anche quello. Poi qui c'è il pitch adjustment Classico del esatto, 1200. del 1200, che giustamente nel manuale è riportato come regolazione di tono, nel senso che sostanzialmente permette la regolazione
sia ad aumentare che a diminuire della velocità di rotazione. Facciamo vedere poi il piatto, dopo lo montiamo, Sì, che è un piatto a 3 strati. esattamente, piatto a 3 strati con un inserto centrale in ottone molto pesante e la parte interna opportunamente smorzata. Quindi è un sistema, questo del giradischi, sia del piatto ma che dell'intero giradischi, molto attento alla gestione di differenti materiali. Avevamo visto nella visione da sotto 3 materiali, qui c'è nella visione dall'alto la visione del telaio principale che è in alluminio. Quindi di fatto dal punto di vista dei materiali impiegati, il telaio di questo Technics impiega 4 differenti materiali, più il materiale necessario per la realizzazione del piatto. Quindi, Perfetto, bravo Giulio. tanta roba. A questo punto rimontiamo. Esatto. Abbassa un po', perché c'ho da dire una cosa. Cioè, tenuto conto di tutta la fatica, per non dire di molto peggio, che ci è voluta per reperire il prefono, per reperire 2 testine da 1.000 euro, con taglio Shibata, cantivele rimboro, tutte e 2, con tutta la responsabilità che vuol dire avere delle testine che magari si possono rompere e che quindi poi devi rimborsare, mi verrebbe da strozzare quelli che fanno dei commenti stupidi, perché glielo farei fare a loro questo lavoro, gratis, totalmente gratis. Ed è certo che anche per questo video ci sarà qualche commento sferzante. Allora, vi prego per cortesia di rispettare il nostro lavoro e per cortesia non commentate in modo sferzante, perché io ieri sera stavo in moto per voi. Adesso mi rimetterò in moto per restituire, per chiudere, per fare. Giulio appresso a me e quindi anche solo per questo dovreste rispettarci. Scusa Giulio, ma mi viene dal cuore. Ecco, vabbè. Allora, la prima cosa che abbiamo condotto, permettimi di premettere questa cosa, è stato un confronto tra 2 testine estremamente simili, sia di costo che di geometria dello stilo e del cantilever, che ricordiamo essere quel bastoncino che porta all'estremità del diamante. Esatto, una MC e una MM. Io molto raramente, forse è la prima volta addirittura che io facevo una prova del genere con 2 testine così simili fra di loro e con risultati indubbiamente diversi. Quindi adesso parleremo prima di tutto del giradischi, ma poi abbiamo fatto anche questa interessantissima indagine. Dunque, il giradischi. Allora, cominciamo con una considerazione che io tendo sempre a fare quando parlo di giradischi. Il giradischi è l'unico componente della catena audio che quando tu lo acquisti ti arriva più o meno smontato. Quindi tu hai la possibilità, la necessità di montarlo, ma durante il montaggio, se sei persona curiosa e con l'occhio un po' vispo, hai la possibilità anche di cogliere le finezze tecniche con cui questo giradischi viene realizzato. Ora ci sono dei giradischi che arrivano smontati in pezzettini minuti, ad esempio mi viene in mente una delle esperienze più belle per un appassionato di giradischi sono i giradischi della giapponese Tech Das, che arrivano in 10.000 pezzi e quelli veramente te li devi montare. Però anche questo giradischi Technics arriva e ci devi pesantemente mettere le mani per farlo funzionare. Prima considerazione, le istruzioni dei prodotti giapponesi. A me, dopo tanti anni di prodotti high-end che tendenzialmente il manuale di istruzioni o non ce l'hanno o è talmente scarno che se non ci fosse sarebbe quasi la stessa cosa. Ritrovare questi bei librettini multilingue con questi disegni che sono sempre gli stessi da 40 anni, con la stessa grafica, con la stessa modalità di narrazione, è stata una gioia infinita. Unica, scusami se ti interrompo, ma mi viene in mente, unica concessione alla modernità, hanno fatto anche la guida rapida. Hanno fatto la nostra non c'era. Hanno fatto la guida rapida che io neanche ho voluto vedere perché a me il genere letterario del manuale piace da morire, però io ci sguazzo con i manuali, quindi proprio me lo sono goduto questo assemblaggio e devo dire il giradischi è realizzato in una maniera fantastica, cioè dal punto di vista della realizzazione è una realizzazione esemplare
È bellissimo, è bello il telaio, sono belli i materiali, sono bellissime le finiture e sì, la lucina dello stroboscopio è tanto anni 80, però funziona, in un certo senso è gratificante, bello, veramente, veramente bel Poi prodotto. è fatta con LED, all'epoca mia era fatta con C'era una la lampadina, lampadina. probabilmente. Dal punto di vista strettamente sonico, noto due cose. Questa mostruosa coppia che deve avere il motore per poter partire in un nanosecondo, come in effetti fa e come in effetti poi si ferma, si traduce dal punto di vista dell'ascolto in una sensazione di ritmo che io ho trovato soltanto in giradischi dal costo molto, ma molto superiore. Aiutatemi, 10 per? Aiutatemi a dire molto, cioè veramente moltissimo. Giradischi con degli alimentatori titanici, giradischi con dei motori ciclopici, a cinghia. Qua evidentemente c'è il discorso della trazione diretta che ci mette del suo. Però ecco, rispetto ai trazioni diretta anni 80 che io mi ricordavo, che erano sì veloci ma c'era qualcosa che non andava, qui tu hai veramente sin dalle prime note, se poi stai ascoltando del jazz come abbiamo fatto adesso, hai questa sensazione di questo timing, batte il piede senza che esatto. tu ci faccia l'idea subito del timing e del timing roccioso, cioè non c'hai mai una sensazione di esitazione, di slittamento, di cose. E vi assicuro, quando uno dice il giradischi riferito alla velocità di rotazione, non deve pensare a rallenta, va veloce, no, non è quello. Sono delle microfluttuazioni che però riescono già a essere percepite dal nostro sistema uditivo, dal nostro cervello, e fanno sì che hai la sensazione di qualche cosa di sintetico, di falso, di non vero. Qui questa cosa non succede. Ed è molto bello. Bellissima, bellissima. Poi riguardo l'interessantissima differenza fra MC e MM è proprio su questo che casca l'asino, nel senso che ricordiamo ai follower che magari non lo ricordano che la testina MC è una testina che è un'uscita molto più bassa perché la bobina è avvolta sul cantilever e l'equipaggio magnetico è fisso. È il contrario sulla MM, quindi la MM mediamente è più pesante. Questo senso del ritmo l'abbiamo sentito molto di più con la Quintet Black S, con la MC, perché ha un equipaggio mobile molto più leggero e un giradischi così rivelatore come questo ci mette un attimo a farti sentire quanta differenza c'è. Dimmi Giulio, interrompimi. Pur tuttavia, cambiamo camera. Pur tuttavia, quello che abbiamo notato è che la MM a livello timbrico è stata superiore alla MC. Ora, perché ciò sia accaduto, riteniamo che possa essere attribuito al rodaggio, o meglio, alla mancanza di rodaggio della MC, ovvero la MM che noi abbiamo utilizzato è una testina, è un'unità che ha già diverse ore di funzionamento sulle spalle, mentre invece la MC che abbiamo utilizzato ce ne ha molte di meno. È anche vero che a livello di uscita, l'uscita della MC è molto più bassa e quindi ha costretto il preamplificatore fono ad elevare molto di più la tensione e anche sull'amplificatore, sull'integrato Copland, a tenere la manopola del volume un po' più alta. Comunque, l'insieme di queste cose ha fatto sì che dal punto di vista timbrico, quindi di, se vogliamo, verosimiglianza dei toni, dei registri, delle armoniche, la MM sia stata in questa circostanza leggermente superiore rispetto alla MC, ma decisamente più lenta. C'era, ad esempio, nel disco che stavamo ascoltando, un assolo di batteria, l'immediatezza, la velocità, la risposta al transiente che dava la MC non ce l'aveva la MM, però con la MM si percepiva forse di più le pelli dei tamburi, la componente della
bacchetta che colpisce il piatto, quindi la componente metallica e poi i registri armonici. È stato, come dire, un ascolto dove sono immediatamente uscite fuori delle differenze. Certo, adesso poi noi continueremo a far girare la MC e probabilmente questa differenziazione tenderà a livellarsi. Permettimi, e poi c'è anche un'altra differenza, che la MC quasi sempre richiede un prefono compatibile con MC. La MM semplifica molto questo percorso perché il 95% degli amplificatori, preamplificatori ai quali questo giradischi verrà collegato hanno per certo l'ingresso MM e molto difficilmente l'ingresso MC. Sì. Quindi per avere una MC bisogna comunque spendere anche per il prefono esterno e avere una complicazione in più. Comunque devo dire in conclusione un giradischi molto bello, è stato veramente un gran piacere utilizzarlo. Poi quando si parla di sorgenti analogiche è sempre molto difficile dire come suona, perché dovete anche considerare che il come suona è funzione di che testina ci metto, che prefono ci metto, che cablaggio del prefono ci metto e come taro il giradischi. E come taro il giradischi, cioè se sono capace a tararlo o se faccio una porcheria e quindi lo sto ascoltando non ben tarato. La operazione di taratura del giradischi, come io dico sempre, può essere da un minimo di queste 5 ore che noi abbiamo utilizzato a quella che è la mia media, che considero 2 giorni lavorativi, però diciamo per me è una sorta di sì, ma di rito incubo, per cui tendo oramai a farlo poco, perché francamente però so che un giradischi per poterlo spremere fino all'ultimo, per tirare fuori l'ultima stilla di musicalità, richiede questo lavoro, che è un lavoro complesso, lungo, bisogna saperlo fare, bisogna avere l'esperienza per farlo, non è, diciamo così, una cosa per tutti, e vi prego di credermi e di diffidare da chi dice il vinile suona sicuramente meglio. Attenzione, suona molto bene, ma devi essere capace a farlo funzionare, perché se sei un cialtrone che mette il disco su una cosa qualsiasi, no, non è vero che suona bene, può suonare anche molto male. Ecco, però in questa, quello che voglio dire è questo. Allora, adesso vanno tanto i trazioni a cinghia, no? Sì. La trazione a cinghia, con la trazione a cinghia riesci a fare un giradischi che suona discretamente bene in modo relativamente semplice, anche perché la cinghia, con costi accettabili. Esatto, essendo un oggetto elastico, tende di per sé a assorbire buona parte dei problemi, per esempio, che hai il motore, vibrazioni, variazioni di velocità. Fare un giradischi a trazione diretta che va molto bene è cosa assai più complessa e sono in pochi quelli che hanno questo know-how, forse solo Technics, mi viene da dire, perché poi ho visto tanti cloni del 1200 per i quali alzo le mani, e sinceramente questo giradischi in particolare mi ha davvero stupito. Io ero un po' scettico perché mi ricordavo, lo dico sinceramente, mi ricordavo i 1200 su cui avevo lavorato giocando in discoteca o in radio, che avevano un suono così, erano estremamente affidabili, avevano tutto quello che serviva per lavorarci dal punto di vista professionale, ma quasi nulla di quello che serviva per godere della musica. Questo giradischi mi è piaciuto davvero tanto. Ecco. Ancora un'ultima cosa che vorrei aggiungere, noi abbiamo provato in questi giorni anche un amplificatore integrato della Technics che mi ha veramente particolarmente ben impressionato. Questo mi fa pensare che questo periodo di transizione che c'è stato tra la vecchia produzione Technics e questa nuova produzione Technics, più orientata al mondo audiofilo, sia stato un periodo dal punto di vista della progettazione particolarmente proficuo. Va detto che le menti che stanno dietro questi prodotti sono delle menti, come dire, dotate di un grandissimo ingegno, dotate di grande professionalità, sicuramente sono persone che sanno il fatto loro, e una volta che si sono concentrati verso un tipo di prodotto, cioè il prodotto audiofilo, hanno
ottenuto dei risultati eccellenti a prezzi, tra virgolette, relativamente competitivi, grazie alle loro capacità produttive e alle economie di scala che è in grado, ovviamente, una grande azienda come Panasonic di mettere in campo. Certo, noi abbiamo fatto una cosa che non si dovrebbe fare, perché stiamo facendo litigare due giapponesi, perché abbiamo sentito un Technics con le casse Yamaha. Vabbè, ma questa è una battuta, perché c'era la diatriba, te la ricordi? Come no, amplificatore Technics, amplificatore Yamaha, vabbè. Io ho sempre avuto da ragazzino giradischi Technics e amplificatori Yamaha. Sì. Vabbè. Va bene, allora subscribe, campanella, seguiteci, Grazie. Speriamo di aver fatto un buon lavoro, di avervi divertito, giusto? Si dice Continuate così? a seguirci. Ciao!